Buongiorno e benvenuti nella mia cucina, la cucina di a tavola con Silvia. Anche quest'oggi inizio la ricetta sola. Vi mancherà la voce di sottofondo di mio marito che mi chiede le varie informazioni. Andrò a fare un dolce semplicissimo, molto goloso e anche povero di grassi per i nostri bimbi piccoli o anche per i nostri bimbi grandi. È facilissimo. Allora, vi dico subito gli ingredienti. Intanto vi dico che è un ciambellone alla ricotta di mucca. Abbiamo 250 grammi di ricotta di mucca, 300 grammi di farina, 160 grammi di zucchero, un po' di gocce di cioccolato, prendete la marca che volete, tanto sono tutte buone, un uovo, un pizzico di sale, 70 grammi di latte, una bustina di lievito e mezza fialetta di mandorla, di aroma mandorla dolce, ma se preferite potete mettere anche l'aroma arancio, l'aroma limone, ci sta bene comunque. Io ho preferito il mandorla dolce. Allora, cosa dobbiamo fare? Io ho messo già la ricotta dentro la ciotola, questa è la mia ricotta, se volete potete andare a consultare la ricetta sempre sul nostro canale YouTube sotto la voce appunto ricotta o formaggio primo sale e ricotta. Dicevo, andiamo a mescolare gli ingredienti. Allora, metto il latte, eccolo qua, scusate, sto con una mano sola e quindi è un po' un problema. In questo modo vado a mescolare la ricotta con il latte e la faccio sciogliere più possibile da renderla più liquida, ok? Quindi vado a mescolare poi anche lo zucchero in questo modo. Io la ricotta la faccio un pochino più duretta, diciamo, quindi se vedete che l'impasto secondo voi è un pochino troppo denso, non fate altro che aggiungere un altri 20-30 ml di latte, ok? Ora abbiamo aggiunto, scusate, mettiamo un pizzico di sale, abbiamo aggiunto lo zucchero, ora mettiamo il pizzichino di sale perché nei dolci, come vi dico sempre, ci va, e poi mettiamo anche la farina. Scusate, vado a mescolare, metto l'uovo, gioco di polso con una mano sola, ragazzi. Questi sono anni e anni di studio. No, è fortuna. È fortuna. Dal film Sabrina c'è un film con Audrey Hepburn dove lei faceva vedere che per rompere le uova bisognava avere il gioco di polso. Ora vado a mettere la mezza fialetta di aroma dolce e il lievito, quindi devo lasciare un attimo il telefono perché devo rompere la fialetta. Ci rivediamo tra un attimo. Eccoci qua, ho messo la bustina di lievito, ho messo la mezza fialetta di aroma a mandorla e le gocce di cioccolato. Io ne ho messe una manciata, però voi potete metterne quante ne volete. Ho unto uno stampo da ciambellone, la ciambella, che è circa 24 cm di diametro, e poi l'ho infarinato. A questo punto metto il composto dentro la nostra, insomma, il nostro stampo, quindi poi lo infornerò per 40-45 minuti, forno statico a 180. Dovete sapere che mia nipote, di cui vedete qui gambine e braccine, deve metterci sempre qualcosa di suo e quindi ha voluto metterci dello zucchero sopra, che ci sta bene, ragazzi. Allora, dicevo, 180 gradi per 40-45 minuti. Ci rivediamo in cottura. Mi raccomando, fate sempre la prova a stecchino, che è importante. A dopo. Eccolo qua,
Come vedete è pronto, l'ho appena tirato fuori dal forno, quindi è incandescente e non lo tolgo subito. Aspetto un pochino, poi lo tolgo dallo stampo. Però vi posso assicurare che è venuto altissimo, guardate. E poi l'aggiunta di mia nipote, oppela scusate sono andata fuori fuoco, dicevo, l'aggiunta di mia nipote dello zucchero sopra, devo dire che è stata una genialata proprio. Brave Rene. Ragazzi, ci vediamo appena lo tolgo dallo stampo. A dopo. E finalmente è arrivato l'assaggiatore. Sono arrivato in tempo in tempo. In tempo in tempo. Guardate che meraviglia. È venuto veramente, veramente bene. Sì, E poi ripeto, la genialata di mia nipote che ci ha voluto mettere lo zucchero sopra. Perfetto. bravissima, sì. E a questo punto tocca assaggiarlo. Tocca assaggiarla, sì. Tocca assaggiarlo. E quando bisogna assaggiarlo, bisogna assaggiarlo. E voglio vedere anche come è fatto dentro. Guardate che bello. Guarda, Che è successo? che niente, Stavo... stavo inquadrando per guardate bene. come soffice. Ragazzi, io vado ad assaggiarlo, però so già che è buonissimo. Ci vediamo alla prossima ricetta. Alla prossima. Ciao a tutti! Ciao ciao.